In questo video costruirò una delle giostre più alte mai esistite, perfettamente uguale a quella reale, alta 1,5 m e soprattutto interamente motorizzata. E tutto questo usando solo ed esclusivamente i Lego. La giostra di cui sto parlando è il Booster, un'asta alta 40 metri in grado di ruotare attorno a un asse centrale, posto al centro di un motore in cima ad un pilastro alto 26 metri. Pazzesco! E in più le gondole all'estremità del Booster ruotano attorno a loro stesse. In pratica ti ritrovi nell'arco di qualche secondo a girare a testa in giù a oltre 100 km/h e all'altezza di 16 piani. Incredibile! Ma un progetto così grande sarebbe impossibile da realizzare usando i classici mattoncini. Quindi useremo qualcosa di un po' più tecnico. Per prima cosa ho cercato online foto e video della giostra per capirne le misure in modo da avere un modello in Lego fedele a quello reale. Ok, ho scelto quale booster voglio ricreare, si chiama Avenger Savina e si trova qui in Italia. Guardate che colori, ma ve lo immaginate costruito con i Lego sta cosa qua? Mamma mia! Subito dopo ho disegnato la giostra su AutoCAD nelle 3 proiezioni ortogonali, sovrapponendo le foto per avere le misure precise. Mamma mia che precisione, guardate qua. Abbiamo la vista dall'alto assieme alla vista laterale, con anche la vista frontale e la vista da dietro, quella per intenderci dove abbiamo i fanali e la targa del rimorchio. Con ovviamente già tutte le misure e le quotature messe, perché mi serviranno poi per costruirla in Lego. Poiché le dimensioni di questo mega progetto sono enormi, ho deciso di suddividerle in 6 step un po' più piccoli. Il telaio, il pilastro motore, il motore elettrico, l'asta rotante, le gondole alle estremità dell'asta e infine la cabina di comando. Per il primo step partiamo da 2 assi di ruote con ben 8 ruote totali, ai quali fissare un telaio assieme a degli stabilizzatori che si aprono per aumentare la base d'appoggio. Il tutto coperto da un pianale che poggia sulla struttura. Iniziamo. Per la costruzione del telaio ho scelto delle aste che fossero il più lunghe possibili in modo da rimuovere la flessione e renderlo molto compatto. Subito dopo sono passato ai primi ingranaggi per far aprire e chiudere gli stabilizzatori. Questo qui è il meccanismo che ho costruito per far aprire simultaneamente gli stabilizzatori. Direi che sembra funzionare molto bene, E dopo aver collegato i 4 stabilizzatori al telaio, ho aggiunto anche qualche altro rinforzo extra per renderlo ancora più identico a quello reale. E soprattutto perché non voglio che mi cada in testa mentre gira. Dentro tutto il telaio ho nascosto un albero che, collegato ad un motore elettrico a sua volta collegato a un hub al quale ci connetteremo usando il Bluetooth del telefono, azionerà degli ingranaggi all'estremità dei 4 stabilizzatori, permettendogli in questo modo di aprirsi e chiudersi in automatico. Telaio finito, costruiamo adesso il pianale che poggia sopra. Per il pianale voglio usare questi pannelli qui perché sono davvero molto solidi e coprono davvero tanto spazio. C'è solo un problema, credo di non averne abbastanza. Ma ho già trovato la soluzione, temo che sia soltanto una soluzione molto costosa. Qui ci facciamo male, Il pomeriggio stesso sono andato su Bricklink, sfogliato liste infinite di pezzi e ordinato tutto quello che mi mancava. Allora, ho fatto un conto e ho ordinato più di 4200 pezzi nuovi, per un totale di, vediamo, madonna mia, 700 euro! Mamma mia. Allora, voi vi starete chiedendo, ma hai speso tutti questi soldi per un progetto che non sai neanche se funziona? Sì, e ho paura. Se i miei calcoli sono stati corretti, però adesso dobbiamo farcela. Nel pianale ho lasciato volontariamente una sagoma aperta perché è qui che poggerà la base del pilastro motore.
Ok, allora devo dire che per quanto enorme sia è veramente compatto. Ora controlliamo le misure. Da qui 97 centimetri. Wow, vi giuro che potrei stare qui per ore a farlo soltanto aprire e chiudere da solo. È già divertente così. Primo step andato, andiamo avanti e costruiamo ora il pilastro motore. Dentro al pilastro ho nascosto anche un secondo hub elettrico da collegare successivamente al motore una volta costruito e agganciato in cima. Ok, pilastro finito, adesso agganciamolo e vediamo se regge. Ho usato gli stessi colori della bandiera americana e ho rafforzato internamente il pilastro con delle aste messe in diagonale. In questo modo riusciamo a contrastare la forte torsione del motore in cima al pilastro durante la rotazione della giostra. Sta in piedi, sono super soddisfatto e inizia già a prendere altezza. Voglio misurare anche questo. Siamo arrivati a 77 centimetri. Ok, pilastro finito, passiamo adesso al cuore di tutto il mega progetto, il motore elettrico. Come per il telaio, anche in questo caso utilizzeremo dei motori XL Powered Up che hanno una coppia media di circa 0,05 Nm. Una coppia che per Delego è anche accettabile se non fosse per il fatto che in questo caso dobbiamo far girare un'asta lunga 1,20 m. E per questo motivo ho deciso di creare quello che in meccanica si chiama moltiplicatore di coppia. All'albero collegato al motore c'è una prima ruota dentata con 8 denti. Collegandola ad un'altra ruota dentata con 32 denti si crea un rapporto di 3:1 e mentre la velocità diminuisce di 1/3 la coppia aumenta di ben 3 volte, che è il nostro obiettivo principale. Ripetendo lo stesso procedimento più e più volte si passa così a rapporti di 6:1, 9:1 e così via. Ho quindi trascorso 40 minuti tra calcoli e formule di fisica di cui non ricordavo nulla, fin quando non ho trovato la risposta che stavo cercando. Ce l'ho! Ho supposto che l'asta pesi circa 1 chilo e in questo modo, facendo delle formule inverse, sono riuscito a trovare di quanto devo aumentare la coppia affinché riesca a girare con una velocità simile a quella della giostra vera. E questo è il risultato. Da una coppia iniziale di 0,05 Nm devo creare un motore con una coppia che ne abbia 3,6. Cioè devo aumentare la coppia di 18 volte. Ma come faccio? Non ce la farò mai. E invece no. Nei giorni successivi ho costruito svariati prototipi uno dopo l'altro, migliorandoli di volta in volta fino ad ottenere la versione definitiva che più mi convinceva. Ho usato ben 4 motori elettrici, 2 posizionati in verticale mentre gli altri 2 sono incastrati orizzontalmente ad una ruota dentata nascosta all'interno. Si collega poi al moltiplicatore di coppia all'interno di questo gabbiotto fino ad arrivare all'ultima ruota dentata che poi trasmetterà tutto il moto all'asta rotante. Che roba, che roba! Collegato poi il motore alla batteria, ho provato ad accenderlo una prima volta per vedere se funzionasse. Eccolo qua! Mamma mia! Quello che però vi ho tenuto nascosto è che dentro al motore elettrico le ruote dentate non sono collegate tra loro con degli alberi Lego in plastica, bensì con degli alberi in alluminio. E tutto questo perché volevo assicurarmi che tra la prima e l'ultima ruota dentata non ci fosse nessun'altra perdita di coppia, perché all'interno abbiamo già fenomeni come ad esempio l'attrito tra componenti, il crippling tra le ruote dentate, l'attrito o il surriscaldamento dei motori elettrici e chi più ne ha più ne metta. Gli alberi di alluminio di cui parlavo sono prodotti da Metal Technic Parts e ne escono circa 14 per un prezzo di 70 euro. Più 20 euro di dogana, ma sono stati i 70 euro meglio spesi di tutta la mia vita e tra poco scoprirete perché, aspettate. Cioè guardate questo quanto è lungo. Anche questo direi che non è male. Cazzate a parte, ho continuato la costruzione facendo un po' di cable management tra batteria e motore elettrico e successivamente l'ho pannellato un po' ovunque con altri pezzi blu per nascondere ingranaggi e motori che sporgevano da dietro.
Per coprire i motori posteriori in particolare ho aggiunto una ringhiera che è presente anche nella giostra reale e serve per raggiungere la cima del pilastro in caso di manutenzione motori. Mamma mia, oh, quanto è alto, mi ha già superato in altezza. Wow, wow, wow. Con altri pezzi bianchi e grigi ho poi simulato la costruzione di un finto pistone idraulico che nella realtà serve ad alzare il pilastro motore durante la fase di montaggio. Adesso, comparandola con la giostra vera, mi sono reso conto che tra un colore e un altro c'è un distacco un po' troppo netto, mentre nella giostra vera c'è un effetto di colatura di vernice che però io qui non posso realizzare utilizzando soltanto i mattoncini Lego. Ed è per questo che ho deciso di ricreare lo stesso effetto disegnando i miei adesivi personalizzati. Vi spiego subito come ho fatto. Prese le misure esatte del pilastro che avevo costruito, ho disegnato le decorazioni usando un software grafico, li ho poi stampati su un cartoncino lucido, ritagliati e attaccati al pilastro usando della colla stick. E questo, raga, è l'effetto finale. Mamma mia, ma guardate che effetto che fa da lontano. Ora venitemi a dire che non iniziate a vedere qualche somiglianza. Ma che dico somiglianza? È uguale. Fermi tutti, però fermi tutti, non festeggiamo troppo presto perché adesso siamo arrivati al punto cruciale di tutto il video, ossia quello dell'asta rotante. Io non sto più nella pelle, voglio vederlo funzionare sto cosa. Un botto di pezzi rossi e stesso identico principio del telaio, utilizzare delle aste che siano il più lunghe possibili in modo tale da rimuovere la flessione e creare un'asta che sia molto compatta. Mentre Space Brick 2 continua a costruire l'altra metà dell'asta, vi faccio vedere un piccolo dettaglio. Partendo dal centro fino all'estremità, come vedete lo spessore non rimane costante, e questo perché l'asta del booster vero ha una sezione conica, che io qui ho ricreato mettendo delle aste orizzontali interne che man mano che ci avviciniamo all'estremità diventano sempre... Ma quanto dura sta spiegazione? Un attimo, sto spiegando una cosa. Ho capito, ma accorcia. Cioè, costruisco tutto io qua. Arrivo. Scusa, calmo però. Ok raga, asta finita e guardate le dimensioni di questa cosa, è immensa, è gigantesca. 1,30 m. Il bello è che non mi aspettavo che fosse così solida. Guardate, non flette né orizzontalmente né di traverso. Adesso montiamola perché non sto più nella pelle e voglio fare un primo test. Regge raga, si mantiene. Si mantiene, fermi tutti. Fissata l'asta, mi sono accorto però che il baricentro si era leggermente spostato in avanti. Per riportare quindi la struttura perfettamente in verticale, ho aggiunto 2 pezzi sottili sotto al motore per creare dello spessore e inclinarlo verso l'alto. Riagganciata l'asta, ho poi nascosto 2 staffe di ferro dentro le ringhiere per avere un contrappeso di sicurezza extra. Inoltre raga, ci tengo a specificare che qualora questo primo test funzionasse, non è detto che anche il test finale a sua volta abbia successo. E questo perché attualmente l'asta, pur essendo pesante 460 grammi, un peso molto al di sotto dei miei calcoli iniziali, non ha ancora agganciate alle 2 estremità le gondole con i sedolini. E sono abbastanza sicuro che quando li aggiungerò l'asta diventerà pesante il doppio. Non ci pensiamo però adesso e facciamo girare sto bestione. Prima cosa, apriamo gli stabilizzatori, accendiamo la batteria che ho nascosto dentro al pilastro motore. Bel respiro raga. 3, 2, 1. Gira raga! Gira, ce l'abbiamo fatto, vai! Ce la fa raga! No, ma non si ferma! Funziona raga, funziona! Il motore ce la fa! Pazzesco! Primo test funzionante, andiamo avanti con gli altri 2 step e poi prova finale.
Quello che ci manca adesso è costruire qui davanti delle pedane che ci permettano di raggiungere la giostra. È una biglietteria perché altrimenti sulla giostra non si sale. Qui sotto infatti c'è una piattaforma che rimane alzata per permettere ai passeggeri di salire sulla giostra e si abbassa prima che il booster entri in funzione. E dopo aver costruito un meccanismo in grado di far salire e scendere un'asta dentata ingabbiata in un binario, ho aggiunto le ringhiere laterali che si aprono a mo' di portafoglio grazie a due aste incernierate nascoste sotto la pedana. Sì! Vai! Su e giù! Ho poi continuato la costruzione delle pedane aggiungendo un'ulteriore rampa di scale con 4 gradini e 2 pareti laterali blu per dare un po' di colore, assieme ad un'altra rampa orizzontale e infine le rampe in discesa. Ok, rampe messe, aggiungiamo le ringhiere anche a loro. Minchia che palle! E dopo aver collegato tantissimi pezzi rossi e bianchi tra loro, ho agganciato le ringhiere alle pedane e aggiunto dei piccoli scudi di Capitan America al centro per rimanere fedele ai dettagli del booster vero. Ho completato il tutto aggiungendo tanti altri dettagli come fari a LED e insegne luminose. Riempito il vuoto sotto le pedane con altri adesivi disegnati da me, aggiunto un'altra pedana a terra e proseguito con la costruzione della biglietteria, dotata anch'essa di ruote, telaio, finestre e una porta nel retro per poter accedere all'interno, dove ho aggiunto ancora altri dettagli come una sedia, una console per la musica, una console per comandare il booster. Insomma raga, c'era davvero di tutto. E ovviamente non potevano mancare all'esterno la scritta Tickets e l'insegna luminosa Space Brick per Avengers Savina. Come ultimo step ho costruito le 2 gondole all'estremità, ben 4 sedili blu ognuna e un perno nascosto al centro delle gondole per collegarle poi all'asta rotante. Finalmente ci siamo raga, dietro di me c'è il booster completato al 100%. Quello che non vi ho detto a inizio video è che la progettazione di questo enorme mega progetto è durata ben 6 mesi continui, mentre il primo prototipo, udite bene, l'ho costruito nel luglio 2024. Dopo aver aggiunto le gondole all'estremità, l'asta pesava poco più di 700 grammi. Ma ce la farà adesso il motore elettrico a far girare tutta la giostra? C'è solo un modo per scoprirlo. Per prima cosa ci dirigiamo verso la biglietteria, paghiamo il biglietto e dopo esserci assicurati che la nostra altezza rientra nella zona verde ammissibile per salire a bordo, percorriamo la rampa di scale fino ad arrivare alle gondole. Alziamo le imbracature di sicurezza, ci sediamo e subito dopo le abbassiamo di nuovo. Abbassiamo poi la piattaforma prima che il booster entri in funzione ed è tutto pronto per la prova finale. Signore e signori, tenetevi forte. Guardate a quanto passa dal soffitto, ci passa a 2 mm. Meno male che ci passa, altrimenti ci toccava alzare il soffitto. Guardate poi le gondole come si muovono da sole senza nessuna motorizzazione, solo con la forza centrifuga dell'asta. E dopo un anno raga posso finalmente dirlo, ecco a voi il booster Lego più alto del mondo. Nulla raga, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, io ci ho messo davvero tutto me stesso, ci ho messo veramente l'anima. Ci vediamo l'anno prossimo con tantissimi altri progetti e ricordate che se potete immaginarlo,
potete anche costruirlo.